Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti nel pre-partita di Juventus-Napoli. La sfida delle sfide per noi napoletani, al di là della classifica, al di là di qualsiasi pronostico, perché è sempre Juventus-Napoli e sarà sempre Juventus-Napoli nei giorni a venire. Comunque andremo a vedere gli infortuni in casa Napoli, la nuova classifica, la sentenza della Juve. Sono stati ridati 15 punti, Juve terza a 59 punti, vi dirò la mia anche da quel punto di vista e vedremo chi sono i diffidati, come potrà schierarsi il Napoli, perché questo mese di aprile non ci lascia tranquilli dal punto di vista atletico, parlo di infortuni, perché dal punto di vista del gioco sono più che tranquillo, anche dopo le due partite col Milan dove sei uscito, ripeto ancora una volta, a testa alta, giocando due partite da Napoli senza snaturarsi in base all'avversario, com'è nel DNA di Spalletti. Partiamo e andiamo con calma, analizzeremo tutti questi punti. Prima di cominciare, soprattutto se siete tifosi del Napoli, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ma anche se non siete tifosi del Napoli, perché sul mio canale sicuramente tratto principalmente la mia squadra, che è il Napoli, però cerco di fare il post partita di qualsiasi match guardo, quindi restate sintonizzati e iscrivetevi al canale. Andiamo per gradi. La nuova classifica, cosa ne penso? Tutti i giornali, da quando sono stati ridati 15 punti, tutte le testate giornalistiche, social network, gente che parla, è un campionato falsato, perché poi se la Juve non toglievano questi 15 punti non si trovava a 59, forse aveva qualche punto in più. Il cammino io credo che sarebbe stato lo stesso, poi puoi avere anche qualche punto in più, però se guardo la classifica io non vedo un campionato falsato, anzi vedo che il Napoli ha fatto il vuoto ancora di più, perché dando i 15 punti alla Juve, la Juve si trova a 59 ed è a 16 punti dal primo posto, quindi annata fallimentare per la Juve, con i 15 punti o senza i 15 punti. Poi io ho visto anche la partita di ieri, quando finirà la fortuna, perché non voglio dire un'altra parola, di Allegri, forse cominceranno anche a perdere qualche partita, perché comunque ti gira decisamente bene, non giocando, facendo un solo tiro in porta a partita, porti a casa risultati, qualificazione, sei terzi in campionato, il massimo risultato con il minimo sforzo e con uno stipendio Allegri che è tra i più alti, se non il più alto della Serie A livello di allenatore, mi sembra che sia il più alto, correggetemi voi se sbaglio. Comunque per me la sentenza non sta né in cielo né in terra, potevi anche non toglierli i 15 punti, perché io sono sempre stato dell'avviso, al di là che sono tifoso del Napoli, perché non cominciamo, tu sei tifoso del Napoli, allora ti scagli contro la Juve, assolutamente no, non è nei miei costumi. Per me una cosa del genere, un processo del genere va fatto da giugno a agosto, basta, hai le carte, hai capi di imputazione, perfetto, fai il processo da giugno a agosto, poi tiri le somme, dai la sentenza e basta. Non è che a novembre si comincia, a dicembre stiamo vedendo le carte, a gennaio, il 20 gennaio mi sembra che uscì la sentenza dei 15 punti, sì, il 20 gennaio togli i 15 punti, poi sono stati fatti degli errori, incartamenti sbagliati qua là, ridiamo i 15 punti ma temporaneamente, perché poi il processo va rifatto. Cioè, ma l'Italia, a livello giuridico, ma nemmeno forse l'Italia in generale, proprio a livello giuridico rapportato al calcio è proprio un paese da dimenticare, un paese che non ha né capo né coda. Poi che sia difficile la situazione da analizzare, che ci siano tante cose da vedere, siamo d'accordo, ma siete pagati avvocati, giudici, prefetti e quant'altro, siete pagati per fare questo, quindi non mi venite a dire che è difficile.
perché altrimenti che cosa avete studiato? Avete studiato ippica e vi siete messi a fare gli avvocati e i giudici? Non credo. Quindi di difficile c'è ben poco. Andiamo a vedere, vi ho detto la mia sulla classifica. Per me la classifica è ancora più bella così, perché dal mio punto di vista, ovviamente, tifoso del Napoli, sono di parte, potete dirmi anche che sono di parte, però è ancora più bello e ha ancora più valore il cammino della nostra squadra vedendo la Juve con i 15 punti in più e trovandola a 16 punti dietro. Quindi noi andiamo a Torino con 16 punti sulla Juve, ce l'andiamo a giocare a viso aperto, al di là di come può finire la partita, al di là del risultato. Io sostengo sempre e l'ho sempre fatto. Andiamo a vedere chi saranno gli infortunati in casa Napoli. Chi è? Mamma mia ragazzi, con calma con queste moto. Comunque andiamo a vedere chi sono gli infortunati, perché il mese di aprile non ci dà tregua. Infortunati: Mario Rui non si sa se arriverà addirittura a giocare qualche partita fino a fine anno. Politano è infortunato. Rachmani e Raspadori bisogna vedere nella rifinitura di domani. Simeone ovviamente già in periodo di riabilitazione dopo l'infortunio contro il Lecce. Quindi ci sono 5 elementi potenziali che non faranno parte della partita o possono non far parte della partita. Parliamo di Rachmani e Raspadori, che vedremo domani se giocheranno o meno, ma ci sono i rimpiazzi, la panchina ci sta per fare una grande partita, anche se è ovvio che un allenatore, che sia Spalletti o che sia qualsiasi altro allenatore sulla faccia della terra, vorrebbe avere almeno un 85% della rosa disponibile per poter andare a giocare queste partite con tutte le armi possibili in base all'avversario che va a affrontare. Andremo ad affrontare una Juventus che non ha né capo né coda, però ha una fortuna spacciata. Questo lo dobbiamo dire e lo ribadisco sempre, perché Allegri non è cosa. Allegri, quando se ne andrà dalla panchina della Juve, sarà da quel momento che forse la Juve comincerà a tornare competitiva, perché la squadra c'è, gli uomini ce li hai per far bene, senza che facciamo no, io poi ho avuto quell'infortunato, quell'altro. La stessa cosa del Napoli adesso, abbiamo avuto questi infortunati, quell'altro, ma mica ci stiamo piangendo addosso. Sono arrivate le sconfitte, ma mica stiamo dicendo perché poi se avevamo quelli in campo. No, hai una panchina decente, hai una squadra più che competitiva, quindi il non gioco viene solamente dall'allenatore. Questo è il mio punto di vista. Il Napoli non dovrà snaturarsi, dobbiamo andare a giocare a Torino come abbiamo sempre fatto, come le ultime 2 partite con il Milan. E mi direte sì, ma con le ultime 2 partite non abbiamo fatto risultato. Sicuramente, ma io sono dell'opinione che giocare a pallone così porta sempre risultati alla lunga. Che poi puoi perdere qualche partita, la perdi sicuramente. Il calcio non è che ti garantisce che tu sei bello da vedere, giochi un grandissimo calcio e vinci le partite. Trovi squadre come il Milan che hanno fatto 2 grandissime partite all'andata e al ritorno a livello difensivo, pungendo di contropiede, così come faceva l'Atletico Madrid di Simeone. E l'Atletico Madrid di Simeone non è mai stata una squadra schifata dal resto d'Europa, anzi è stata sempre elogiata per aver raggiunto risultati con rose sulla carta inferiori alle altre, giocando un calcio difensivo e tutto quello che volete. Può piacere e non piacere. A me non piacerebbe avere un Napoli che gioca come l'Atletico Madrid di Simeone, ma sono gusti personali per quanto riguarda il calcio giocato. Quindi nessuna paura di andare a Torino. Sarà una trasferta ovviamente difficile, perché appunto non hai tutta la rosa disponibile, quindi è più difficile di come lo poteva essere. Sei a Torino, sei fuori casa, la Juve mentalmente credo che non abbia nessuna mancanza, soprattutto dopo l'approdo alle semifinali anche d'Europa League.
contro lo Sporting Lisbona che ha giocato ieri. Faremo noi la partita e la Juve starà a guardare? Non lo so. Io credo che la Juve proprio contro di noi non si giochi tutta la partita in difesa. Poi c'è anche chi dice tanto sarà la stessa partita dell'andata, vinceremo. I napoletani che poi hanno esultato al sorteggio, che sono gli stessi che contro il Milan, no, noi passiamo, facciamo 6 gol, 7 gol. La partita va giocata così come vanno giocate tutte, non c'è nessun risultato favorevole a una delle due. È una partita da tripla, perché tutti gli scontri diretti sono partite da tripla. Non lo sai mai come possono andare a finire. Noi dobbiamo solo fare il nostro, perché rammaricarsi su una sconfitta dove tu hai giocato a pallone ed hai creato tante occasioni, ma ti è andata male, vuoi per un calcio di rigore sbagliato, vuoi hai preso qualche palo, vuoi l'hai buttata fuori quando la dovevi buttare dentro ed era facile. Sì, però il rammarico può essere molto più alto se tu ti fai sovrastare dall'avversario, se non giochi la partita, se entri in campo con un piglio sottotono, come abbiamo fatto contro il Milan quando abbiamo perso 4-0. Quelle sono le partite dove tu puoi, diciamo come me, puoi non dormire la notte, perché io contro il Milan dopo il 4-0 non ci ho dormito, perché vedere un Napoli che si è dimenticato di giocare a calcio in quella partita, non lo accetto. Non lo accetto e non si può vedere. Poi, per meriti della squadra avversaria, per demeriti tuoi, perché l'hai preso sottotono, vogliamo dare l'attenuante che sei entrato in campo con 23 punti di vantaggio. Va bene. Altre motivazioni, c'era il doppio scontro di Champions, quindi forse tatticamente non ti volevi scoprire del tutto. Ci stanno tante cose da analizzare per quanto riguarda quel 4-0. Fatto sta che tu hai preso una grande scoppola perché sei entrato e hai giocato sottotono. Non succederà a Torino, non credo minimamente che succederà a Torino, anche perché abbiamo il dente avvelenato, tra virgolette, dopo l'uscita dalla Champions, quindi dobbiamo andarci a prendere questo scudetto. E lo scudetto passa anche da queste partite. Juventus-Napoli a Torino. Per me partita non semplice da vincere, non semplice. Non sono di quelli che dicono abbiamo battuti 5-1 all'andata, non sarà la stessa cosa. Se tu affronti una squadra, se noi avessimo affrontato la Juve dopo il 5-1 10 giorni dopo, forse questo ragionamento potrebbe avere anche qualche fondamento, ma sono passati, quando l'abbiamo affrontata la Juve il 13 gennaio, sono passati 3 mesi abbondanti, è un'altra Juve, ci sono altre motivazioni, c'è una condizione fisica diversa. Sicuramente poi la Juve non vorrà fare la brutta figura che ha fatto a Napoli, perché figuriamoci se la Juve vuole prendere un'altra goleata dal Napoli, non esiste. Quindi sarà una partita complicata, dobbiamo giocare una delle migliori partite della stagione per poter portare a casa i 3 punti, secondo me. Non c'è niente di facile, al di là che sia la Juve, perché le scorie che può portare un'uscita dalla Champions League sono quelle nelle quali perdi fiducia in te stesso, perché può capitare che tu arrivi sotto porta tante volte, non butti la palla dentro, perdi fiducia, cominci a sbagliare qualche passaggio, puoi peccare di sufficienza in determinate situazioni. Quindi c'è tanto da vedere. Speriamo che tutti questi infortuni si possano risolvere al più presto. Parlo di avere un Raspadori al 100%, parlo di avere un Rachmani al 100%, parlo del ritorno di Simeone quanto prima, perché serve come il pane avere alternative che poi vanno ad influire sui cambi di gioco, perché io l'ho sempre detto, con Osimhen il Napoli ha
un tipo di gioco da poter fare in più, a differenza di Simeone. Simeone è uno che si viene a prendere il pallone, è uno che cerca l'1-2 ravvicinato, è uno che spalle alla porta dialoga con i centrocampisti. Osimhen è diverso, Osimhen fa il reparto da solo, Osimhen nelle partite chiuse ti mantiene tutta la linea difensiva della squadra avversaria sulle spine, cercandola di non farla ripartire, e puoi tranquillamente lanciarlo in contropiede e fare un lancio in avanti, perché fisicamente come si dice, può giocare tra i due centrali, cosa che soffre di più Simeone se viene lasciato solo e non ci sono compagni vicini. Quindi sono calciatori diversi che ti offrono modi di giocare diversi, e perciò che bisognerebbe ovviamente averli tutti disponibili. Il Napoli è una squadra che ama giocare a calcio e non si snaturerà. Chiedo solo al Napoli un po' di malizia in più, così come lo si doveva fare in Champions, perché sei uscito dalla Champions al di là dei calci di rigore, ammonizioni. C'erano per il Milan i calci di rigore come c'erano per il Napoli. Non sto dicendo che siamo stati danneggiati, sono stati due arbitraggi comunque al di sotto delle aspettative che poi la competizione richiede, perché la Champions richiede arbitri all'altezza che non ci sono stati, senza se e senza ma, non ci sono stati né all'andata né al ritorno. Quindi, detto questo, ci aspettiamo un grandissimo Napoli che deve rialzare la testa, e si comincia da Juventus-Napoli. Speriamo in una grandissima partita, ragazzi. Vi saluto, vi abbraccio, sempre Forza Napoli. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao.